Era un martedì sera qualunque, uno di quei martedì di fine autunno, pigri, prevedibili, che si trascinano verso il telegiornale della notte. Ciao, sono Rossana e oggi ti racconto la storia di due genitori, sprofondati sul divano, guardando un film. Insomma, una serata come tante, un pezzetto identico a mille altri nella loro vita. Poi è entrato il figlio, Matteo. Ma non ha fatto le solite cose, niente telefono in mano, niente raid in frigo per lo spuntino. Si è messo lì, al centro del salotto, sotto la luce fioca della lampada, e ha aspettato che si girassero. Il padre lo guardò bene. Era pallido, le spalle curve, come se si portasse addosso un peso invisibile. Si è seduto sulla poltrona di fronte a loro e con una manciata di parole ha raso al suolo tutto. Tutto quello che credevano di sapere sulla loro famiglia, su di lui, su di loro. Mamma, papà, devo dirvi una cosa, ha detto con la voce che tremava. E in quell'istante nulla, ma proprio nulla, è stato più come prima. Quella non è stata la fine di qualcosa, è stato l'inizio di tutto. Matteo era sempre stato un bambino luminoso. I genitori ricordavano ancora le sue risate in giardino, le corse a perdifiato, le ginocchia sempre sbucciate. Era curioso, aperto, con un piccolo esercito di amici con cui divideva pomeriggi di giochi e segreti. Erano una famiglia normale, nel senso più rassicurante e forse banale della parola. Cene insieme, weekend al mare, i compiti, le partite, le piccole discussioni per l'ora in cui rientrare. Una vita costruita su mattoni di certezze, un castello che pensavano fosse a prova di tutto. Poi, piano piano, qualcosa ha iniziato a scricchiolare. Il primo segnale è stato il silenzio. Matteo ha smesso di raccontare. Le loro cene, che prima erano piene dei suoi racconti di scuola, delle cronache delle partite, erano diventate mute. Lui c'era, fisicamente, ma con la testa era da un'altra parte. Fissava il piatto, rispondeva per monosillabi. Com'è andata a scuola? Bene. Fatto i compiti? Sì. Visto gli amici? No. Domande che cadevano nel vuoto, rimbalzando contro un muro di apatia che non sapevano come buttare giù. È l'età, diceva il padre alla moglie. Ha bisogno dei suoi spazi, è normale. Lei annuiva, ma nei suoi occhi il padre vedeva la stessa identica preoccupazione che cercava di spegnere in sé. Di notte lo sentivano, camminava avanti e indietro nella sua stanza, il rumore sordo dei passi sul parquet. La mattina aveva due occhiaie profonde che lo facevano sembrare più grande, più stanco. Era dimagrito. Lui, che mangiava sempre tutto, lasciava il cibo nel piatto. Si lamentava di una nausea continua, di un mal di stomaco che i medici liquidavano come stress da studio. Avevano fatto tutte le analisi, consultato specialisti. La risposta era sempre la stessa: clinicamente sta bene. Sarà lo stress per il liceo, dicevano loro per rassicurarli. E loro si sono aggrappati a quella diagnosi comoda, perché la verità era troppo spaventosa anche solo da immaginare. Anche i suoi interessi erano spariti. Aveva mollato il calcio, la sua più grande passione, la squadra per cui viveva, le partite del sabato, tutto abbandonato, da un giorno all'altro. Non mi diverto più, aveva detto con una scrollata di spalle. Le sue giornate si erano svuotate. Nessun amico che suonava al citofono, niente uscite il sabato. Il suo mondo era diventato la sua camera, con le tapparelle sempre abbassate e una musica malinconica come unica colonna sonora. Il padre ricorda un pomeriggio. Era tornato prima dal lavoro e lo trovò seduto sul letto, al buio, cuffie nelle orecchie. Non si era nemmeno accorto della sua presenza. Fissava il muro, con un'espressione così persa, così desolata, che al padre si gelò il sangue. Provò a parlargli, a chiedergli che avesse. Lui si limitò a un «Niente, papà, sono solo stanco». Quella parola, stanco, era il suo scudo, la risposta a tutto. E loro, per debolezza, per paura, gliela lasciarono usare. Non insistettero, non scavarono. Videro la sua luce spegnersi giorno dopo giorno e si raccontarono che era solo una fase, una nuvola passeggera. Pensavano di proteggerlo dandogli spazio e invece lo stavano lasciando da solo nel suo buio, un buio che loro non vedevano e che lui non aveva la forza di raccontare. Si sbagliavano di grosso, la loro normalità era un'illusione, un velo sottile che stava per essere strappato per sempre. E così si torna a quel martedì sera, a quelle parole. «Mamma, papà, devo dirvi una cosa». Il telecomando scivolò di mano al padre, con un tonfo sordo sul tappeto. Il film andava avanti, ma i suoni erano lontani, ovattati.
L'unica cosa reale nella stanza era il respiro del figlio che si spezzava. Certo, tesoro, dici, disse la madre, con una calma quasi irreale. Si sporse in avanti, le mani giunte, pronta. Il padre, invece, era di sasso, un nodo alla gola, un presentimento freddo che gli strisciava nello stomaco. Matteo prese un respiro lunghissimo e poi parlò. Confessò, raccontò loro del bullismo. Non un episodio, ma una persecuzione continua, quotidiana, che andava avanti da più di un anno. Era iniziata con le prese in giro, gli insulti nei corridoi, le battute crudeli. All'inizio, disse, aveva provato a ignorarli, a far finta di niente. Sperava che la smettessero, ma non lo fecero. Anzi, raccontò delle umiliazioni in pubblico, dei quaderni scarabocchiati e buttati via, dell'isolamento. I suoi vecchi amici, per paura, si erano allontanati, lasciandolo solo. Un bersaglio facile. Raccontò del cyberbullismo, di un gruppo WhatsApp creato solo per deriderlo, pieno di fotomontaggi e messaggi che lo tormentavano anche a casa, nel suo unico posto sicuro. La sua voce era un filo, spezzata dai singhiozzi. Raccontava episodi precisi, con una lucidità che faceva paura, mentre le lacrime gli bagnavano la faccia. Ma non era finita lì. Il bullismo era la causa. L'effetto era peggio. Confessò di soffrire di attacchi d'ansia. Descrisse la sensazione di non riuscire a respirare, il cuore che impazzisce, la paura di morire o di diventare matto. Ecco perché non dormiva. Ecco il mal di stomaco, la nausea, la stanchezza. Non era stress, era terrore puro, terrore di andare a scuola, terrore di incontrare i suoi aguzzini. Confessò di sentirsi inutile, sbagliato, un peso, e confessò di aver pensato, nei momenti peggiori, che forse sarebbe stato meglio non esserci più. Quando disse quelle ultime parole, nella stanza calò un silenzio pesantissimo. Dentro quel silenzio c'era tutto. Il loro shock, il dolore e soprattutto un senso di colpa così grande da togliere il fiato. Come avevano fatto a non vedere nulla? Come? Tutti i segnali erano lì, davanti a loro, e li avevano liquidati come ragazzate. Il calcio, l'isolamento, la stanchezza, tutto, all'improvviso, aveva un significato nuovo e terribile. La madre si alzò e lo abbracciò, un abbraccio disperato, come per rimettere insieme i pezzi della sua anima. Il padre rimase immobile un altro istante, paralizzato dalla rabbia. Rabbia verso quei ragazzi, verso la scuola, ma più di tutto verso se stesso. Poi si alzò e li abbracciò entrambi, e rimasero così, per un tempo infinito, un piccolo nucleo di dolore e amore al centro del loro salotto. I giorni dopo furono un caos. C'era la rabbia, certo, la voglia di andare a scuola e fare un macello, ma sapevano che la rabbia non avrebbe risolto niente. La priorità era una sola: Matteo. La prima cosa che decisero, insieme, fu di non mandarlo più a scuola, almeno per un po'. Doveva sentirsi al sicuro. Parlarono, per ore, per giorni. Ascoltarono per davvero, per la prima volta dopo tanto tempo, senza interrompere, senza giudicare, solo ascoltare il suo dolore. Fu straziante. Ogni parola era una pugnalata, un promemoria del loro fallimento. Ma era necessario. Contattarono la scuola, con fermezza, e cercarono aiuto. Trovarono uno psicologo bravo con gli adolescenti e iniziarono un percorso, sia per lui che per loro. Perché avevano capito una cosa: non bastava risolvere il problema del bullismo, dovevano ricostruire la sua autostima, dargli degli strumenti per l'ansia e soprattutto dovevano imparare di nuovo a essere i genitori di cui aveva bisogno. La confessione aveva aperto una voragine, ma aveva anche dato loro la possibilità di costruire un ponte per attraversarla, un ponte fatto di ascolto, fiducia e di un amore che doveva smettere di essere scontato e diventare un'azione. Quella sera non distrusse la loro famiglia. La fece a pezzi, sì, ma diede loro la possibilità di rimetterla insieme su basi diverse, più oneste, più forti. Il percorso non fu per niente facile, fu lungo, faticoso, pieno di momenti no, ma lo fecero insieme, un passo alla volta. All'inizio ci furono le conversazioni difficili con la scuola. La loro vera battaglia non era contro gli altri, era per loro figlio. La vera guarigione doveva succedere dentro casa loro e soprattutto dentro di lui. Il lavoro con lo psicologo fu la svolta. Le prime sedute furono dure. Il padre ricorda l'ansia di aspettarlo fuori, chiedendosi cosa stesse dicendo, cosa provasse.
Come genitori dovettero fare un passo indietro, accettare di non essere la soluzione a tutto. Impararono a gestire le loro reazioni, a non dire frasi inutili e dannose come devi essere forte o non ci pensare. Impararono a dire capisco come ti senti e è normale avere paura. Lentamente iniziarono a vedere dei cambiamenti, piccolissimi all'inizio. Un giorno Matteo scese a colazione e accese la radio, canticchiando. Una cosa da nulla, forse, ma per i suoi genitori fu come vedere il sole dopo mesi di buio. Un'altra volta propose lui di guardare un film tutti insieme, uno comico. Ricominciò a disegnare, una sua vecchia passione. Riempiva fogli con mondi fantastici, eroi, creature. Era il suo modo di trasformare il dolore in qualcosa. La loro vita familiare cambiò. Inventarono la serata della verità, un appuntamento fisso, in cui ognuno di loro racconta come sta, le sue paure, le sue gioie. All'inizio era strano, un po' forzato. Adesso è il momento più importante della settimana, è lo spazio dove il padre e la madre ammettono le loro fatiche, le loro preoccupazioni. E lui, vedendo che anche loro sono vulnerabili, si sente più libero di esserlo a sua volta. Capirono che una famiglia non è un gruppo di persone perfette, ma una squadra di imperfetti che si aiutano a vicenda. Uno dei momenti più forti fu circa 6 mesi dopo la confessione. Matteo decise da solo di iscriversi a un corso di arrampicata. Non calcio, non uno sport di squadra, una disciplina che richiede concentrazione e fiducia in se stessi. La prima volta che il padre lo accompagnò, lo guardò mentre fissava quella parete, alta, difficile. Il padre vide nei suoi occhi un lampo di quella vecchia paura, ma poi Matteo respirò, mise le mani sulla prima presa e iniziò a salire. Il padre lo guardava da sotto, col cuore in gola, vedendolo faticare, cercare l'appiglio giusto. Ogni tanto si fermava, sembrava sul punto di mollare, ma poi ripartiva. Quando arrivò in cima e si girò a guardare suo padre, sudato ma con un sorriso enorme, il padre capì che ce la stavano facendo. Non aveva scalato solo una parete di plastica, aveva iniziato a scalare la montagna della sua paura. Oggi Matteo è un ragazzo diverso. Non è più il bambino spensierato di un tempo, forse non lo sarà mai più. Quell'esperienza l'ha segnato, l'ha reso più cauto, ma è anche più saggio, più empatico e incredibilmente più forte. Ha pochi amici, ma buoni. Ha imparato a fidarsi di se stesso. L'ansia non è sparita, ogni tanto torna a trovarlo, ma ora ha gli strumenti per affrontarla. Sa che può parlarne, sa che non è solo. La sua confessione ha cambiato anche i suoi genitori. Li ha costretti a guardarsi dentro. Credevano che amare un figlio significasse garantirgli un tetto e una buona istruzione. Ora sanno che amare un figlio significa prima di tutto ascoltarlo, significa creare un posto così sicuro da permettergli di essere fragile, significa capire che la vera forza non è nascondere le ferite, ma avere il coraggio di mostrarle per poterle curare. La loro famiglia non è più normale, è una famiglia vera, con le sue crepe e le sue cicatrici, ma con un amore più profondo di quanto avrebbero mai immaginato. Nulla è più come prima, e va bene così, perché il prima era un'illusione, il dopo è la loro realtà, difficile ma autentica. Questa è la storia di questa famiglia, un viaggio nel buio che le ha fatto riscoprire la luce, non fuori, ma dentro di sé. Non viene raccontata per cercare compassione, ma per condividere una lezione che hanno imparato nel modo più duro. Dietro i silenzi dei nostri figli, dietro le loro porte chiuse, ci sono quasi sempre delle richieste d'aiuto. E il nostro compito più grande è imparare ad ascoltare quel silenzio. È capitato anche a voi di vivere un momento, una confessione che ha cambiato tutto? Come l'avete affrontato? Mi piacerebbe leggere le vostre esperienze nei commenti. Credo che condividere queste storie possa aiutarci a sentirci tutti un po' meno soli. Se questo racconto di vita ti ha toccato, non dimenticarti di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere le prossime uscite. Sono Rossana e non vedo l'ora di raccontarti la prossima storia.